Esiste una correlazione tra l'età e il valore complessivo di un calciatore? Questo è quello di cui ci occuperemo in questo video, in cui utilizzeremo il dataset del videogioco FIFA 2019 che abbiamo scaricato sul sito di Kaggle, di cui vi lascio poi il link in descrizione. E, con valore complessivo del calciatore ci riferiamo al valore non quello economico, ma il valore proprio del giocatore sul videogame, che spesso corrisponde anche al livello delle prestazioni che questi calciatori offrono durante la stagione. Quindi è una relazione che, come lo sappiamo, dovrebbe essere crescente per buona parte della carriera di un calciatore fino ad arrivare a un certo apice e storicamente poi tendenzialmente va a diminuire negli ultimi anni della carriera. Però negli ultimi anni abbiamo visto che i pochi calciatori che sono ancora in attività oltre 35 anni, soprattutto in Serie A, sono ancora molto performanti, quindi non è scontato che ci sia appunto questa decrescita. Vediamo se appunto è una crescita di tipo lineare o meno. Come procediamo? Quindi eh, vediamo intanto le fasi di questo lavoro. All'inizio ci occuperemo di una breve analisi del dataset, quindi con la tipologia di variabili, l'eventuale presenza di dati mancanti e la grandezza del dataset, quindi le dimensioni. Successivamente creeremo un sottodataset con soltanto i calciatori italiani e lo confronteremo poi con quello globale. Raggrupperemo poi questi dati con il comando group by a seconda dell'età, quindi avremo tutti i calciatori raggruppati con tutti quelli della stessa annata, diciamo, e quindi faremo le analisi quindi sulla media per ogni anno dei vari calciatori. E studieremo poi successivamente la correlazione tra l'età e il valore medio, sia a livello matematico, statistico, quindi con il comando pandas.core, e poi a livello grafico con dei grafici tipo scatterplot e lineplot. Infine creeremo un data frame dall'unione di due series, quindi due colonne con il comando join e ordineremo questo data frame con il comando sort values. Allora iniziamo a importare la libreria pandas e caricare il dataset con il comando pd.read_csv. Successivamente visualizziamo le prime 5 righe, i primi 5 record. In questo caso è ordinato in base appunto al valore totale, quindi la variabile overall. Abbiamo Messi, Ronaldo e tutti quelli più forti all'inizio. Quindi abbiamo all'incirca 85 colonne. Vediamo quant'è la dimensione complessiva, quindi quanti sono i calciatori. Sono 18.207 righe, che corrispondono a ogni singolo calciatore, e 85 variabili. Diamo un'occhiata quindi brevemente, vediamo quali sono le colonne del data frame. Abbiamo un insieme di variabili sia di tipo qualitativo che quantitativo. Tra quelle qualitative abbiamo quindi il nome, la nazionalità, il club di appartenenza, per esempio, mentre quelle quantitative sono l'età, il valore complessivo, il potenziale e tutta una serie di variabili, diciamo, tecniche. Per vedere meglio con data.info abbiamo appunto l'elenco, per ogni singola variabile abbiamo il numero di valori non nulli e la tipologia, quindi ci sono variabili intere o decimali di tipo float e le variabili qualitative di tipo object. E, per vedere la presenza di eventuali dati mancanti si usa il comando data.isnull.min, di cui vedremo i primi 30 soltanto. Come possiamo vedere, alcune variabili non hanno tipo l'id, ovviamente non ha dati mancanti, mentre alcune, soprattutto questa che è quella relativa ai giocatori in prestito, che ha il 93% di valori mancanti. Quindi vogliamo un'analisi poi quantitativa, avremo quindi con il comando data.describe il minimo, il massimo, la media e
i vari percentili della distribuzione. Ci soffermeremo quindi su age e overall. Quindi abbiamo da una parte il calciatore più giovane che ha 16 anni e il massimo che ha 45 anni. Questo relativo al dataset globale. Andiamo adesso a creare invece un sotto dataset di giocatori soltanto italiani e lo chiameremo Italy e per farlo utilizzeremo questa procedura. Selezioniamo soltanto i dati per cui il valore della variabile nationality sia uguale a Italy. Nationality, come abbiamo visto, è una variabile di tipo object e quindi andiamo a selezionarli e visualizziamo questo sottodataset. .add, abbiamo i primi 5 ed eccoli che sono ordinati per valore, quindi abbiamo Chiellini, Insigne, Buffon e Verratti e Immobile. Adesso vediamo questa correlazione sia da un punto di vista matematico che da un punto di vista grafico. Installiamo le due, importiamo anzi le due librerie, NumPy che ci servirà per i calcoli matematici, mentre Matplotlib che ci servirà, la utilizzeremo per i grafici in particolar modo. E adesso vogliamo valutare quindi la correlazione tra le due variabili e utilizzeremo il comando data.core. Quindi selezioniamo age e overall e utilizziamo il metodo del coefficiente di Pearson. Quindi non tutti penso lo saprete, questo indice di correlazione di Pearson varia tra -1 e 1 e se è positivo la correlazione è positiva e viceversa se è negativo è una correlazione negativa e quanto più si avvicina a 1 è maggiore la forza della relazione. In questo caso abbiamo il valore di 0,45 che ci indica una certa correlazione, diciamo non è né forte ma neanche troppo debole. Vediamo lo stesso solo sul dataset Italy. E anche in questo caso comunque diciamo che la tendenza è giustamente la stessa. Quindi possiamo dire che c'è una sorta di correlazione, ma non è troppo accentuata, insomma, moderata. E andiamo a visualizzare quindi queste due, questo grafico in cui abbiamo da una parte sull'asse delle x l'età e sull'asse delle ordinate la valutazione. Impostiamo quindi il colore verde e diamo invio. Import, non ho selezionato Matplotlib ed ecco, come vedete il grafico line plot in questo caso non è sarebbe l'ideale ma non è l'ideale perché il problema è che abbiamo molti record che hanno la stessa età, quindi il grafico di tipo line plot è buono per analizzare un trend storico, quindi una sequenza diciamo temporale. Si può anche utilizzare quindi vedendo la valutazione in base all'età, però ci servirà a questo punto un unico valore, quindi per la x confrontabile con quelli della y, ed è quello che faremo più avanti. Possiamo vedere comunque in linea di massima che c'è una correlazione, ma non è molto forte, insomma. Vediamo allora a questo punto lo scatter plot, che è sotto forma di nuvole di punti, e in questo modo forse è un po' più nitido. Per migliorare quindi l'estetica del grafico, ma soprattutto l'interpretazione, andiamo a calcolarci qual è allora la valutazione media per ogni singola annata. Utilizziamo quindi il comando group by. Raggruppiamo i dati del nostro dataset Italy in base all'età. Quindi avremo raggruppati tutti i calciatori che hanno la stessa età per ogni singola annata. E di questi visualizziamo il valore complessivo facendone la media, quindi punto min alla fine, e vediamo che cosa otteniamo. Otteniamo quindi una serie di valori numerici in ordine di età, quindi crescente, quindi dai più giovani, il più giovane ha 17 anni, fino al più grande che ne ha 40, e questa media tendenzialmente è crescente
e è crescente più o meno fino ai 30 anni, 31, 32, poi piano piano comincia a decrescere e abbiamo poi questo picco all'ultimo di calciatori con una valutazione molto alta. Questo presumibilmente è dovuto dal fatto che la numerosità dei calciatori in quelle singole annate è più bassa e quei pochi che ancora sono in attività sono ancora molto performanti, quindi avremo praticamente degli outlier che cambiano un po' la tendenza finale, anziché esserci una decrescita. Quindi andiamo a vedere, adesso facciamoci un'altra serie con l'età, quindi sempre con il comando group by, però visualizziamo quindi le età e vediamo quindi le due serie che abbiamo ottenuto. Quindi da una parte la serie delle valutazioni dei calciatori e da un'altra quella dell'età, disposte appunto in modo ordinato. A questo punto con queste due serie possiamo fare il nostro line plot ed ecco che adesso si vede decisamente meglio questa relazione, quindi c'è una crescita tendenziale del valore dei calciatori soprattutto fino ai 27-28 anni, poi una lieve decrescita e poi diciamo si stabilizza e alla fine abbiamo quel picco di cui abbiamo detto sopra, in precedenza. Quindi per valutare appunto l'influenza degli outlier su questa distribuzione ci creiamo un'altra serie di valori, la chiamiamo conta, che ci conta praticamente il numero di elementi presenti in ogni singolo gruppo di età, quindi per ogni singola annata. Quindi Italy.groupby, raggruppati per l'età, in ordine sort uguale true, ossia in ordine appunto ordinato, crescente. Qui ho selezionato name, ma in questo caso va bene qualsiasi variabile perché quello che mi interessa è il conteggio, diciamo. Ed ecco che abbiamo appunto nei valori estremi dei valori molto più bassi appunto di numerosità del campione, nei vari classi centrali abbiamo molta più numerosità, quindi sono molto più attendibili questi valori, soprattutto nella parte centrale della serie. E alla fine addirittura abbiamo un solo calciatore che ha 40 anni. E molti l'hanno capito probabilmente chi è, ma lo vedremo alla fine. Adesso vediamo con lo scatter plot. Abbiamo sempre la stessa serie, sull'asse delle x le età e sull'asse delle y il valore medio complessivo. Ed ecco benissimo come si può vedere l'outlier. Comunque si può dire che la relazione non è del tutto lineare, assumerebbe una forma diciamo campanulare se non fosse appunto per questo outlier. A questo punto, quindi diciamo l'età conta, però diciamo moderatamente. In alcuni casi addirittura ci sono dei calciatori che hanno un'età superiore ai 30 anni che hanno una valutazione diciamo superiore anche a quella di calciatori che hanno magari 27-28 anni. Ma vediamo adesso come si fa a creare un data frame come unione di due serie. Abbiamo quindi le due serie di valori età e valore. Ci creiamo prima il nostro data frame, gli diamo il nome valore età con il comando pd.dataframe e in cui introduciamo la prima serie. Successivamente con un join uniamo questo dataframe all'altra variabile valore e vediamo appunto che adesso abbiamo costruito la nostra tabella con l'età e il valore complessivo. Per completezza di informazione ci aggiungiamo anche la variabile del conteggio e la numerosità dei calciatori per ogni annata e sempre valore.join conta e diamo il nome alle tre colonne, quindi age, overall e count ed ecco il nostro dataset. È arrivato il momento di capire chi sono quindi questi outlier che influenzano la distribuzione, quindi con il comando sort values andiamo ad ordinare nel dataset Italy indicando l'età e il nome, anzi il nome, l'età e la valutazione complessiva dei calciatori, però in ordine stavolta decrescente, quindi dal più grande al più piccolo, e visualizziamo quali sono i primi 10. Ed ecco che come era immaginabile il giocatore è Gigi Buffon, che è l'unico calciatore in attività che aveva 40 anni, quindi l'anno scorso, con una valutazione decisamente superiore a quella dei suoi colleghi. E quindi abbiamo creato questo data frame, l'abbiamo ordinato
se volessimo vedere quali sono i più giovani, sostituiamo tail al posto di head e mettiamo ascending uguale true. No, aspetta, ascending uguale false. Ed ecco che questi ragazzi che hanno 17 anni sono praticamente i calciatori più giovani del nostro dataset. Se trovate utile questo video e vi è piaciuto potete mettere un like, se avete qualche dubbio potete scrivere quando volete e vi risponderò poi nei commenti.